Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Nel video di oggi vorrei darti alcuni suggerimenti su come posizionare i mobili nelle varie stanze per sfruttare al massimo gli spazi, perché è una domanda che mi viene posta molto spesso. Prima di cominciare, come sempre, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere maggiori informazioni su questo tema. Entriamo subito nel vivo del video, vedendo come posizionare gli arredi nelle varie stanze, iniziando però con 3 suggerimenti che valgono per qualunque ambiente. Il primo: pensa alla funzione che vuoi dare a quella stanza. Quando pensi a mettere dei mobili in un determinato spazio, pensa a come vorresti usare quello spazio o a quale funzione si adatta meglio alle tue esigenze, vuoi per lo spazio oppure per la sua posizione all'interno della casa. Sapere cosa vuoi fare in quella stanza ti permetterà di scegliere i mobili e i complementi più adatti e organizzare gli spazi in maniera più funzionale per te. Per esempio, se vorresti avere un salotto come zona conviviale, non ti limiterai ad avere un solo divano, ma magari ne prenderai 2 e li metterai uno di fronte all'altro. Se però lo stesso salotto lo usi più che altro per guardare la televisione, capisci che la soluzione di prima non è delle migliori. Meglio magari un divano che possa stare davanti alla televisione ed eventualmente altre sedute. 2. Parti dai mobili più grandi. E sembra una banalità, ma non lo è. Se non fai attenzione si rischia di creare disarmonia e disequilibrio. Partire dal mobile più grande ti aiuterà poi ad aggiungere gli altri mobili che ti servono in modo che restino proporzionati al primo e che si possa creare così un buon equilibrio tra gli elementi. Un buon design, l'ho detto spesso, è questione di proporzioni scala e equilibrio. Se non parti dal pezzo più grande, il rischio è di sovraffollare la stanza, rendendola poi soffocante. 3. Consenti il passaggio. Nel posizionare i mobili guarda sempre alla facilità di fruizione. Entrare, muoversi e uscire dalla stanza deve essere facile. Quindi rifletti su come le persone entrano e escono e vivono la stanza, ovviamente come la vivi tu in primis. È importante potersi muovere con agilità senza dover fare la corsa ad ostacoli e la fluidità dei percorsi renderà gli ambienti ancora più funzionali. Questi sono i 3 suggerimenti, come detto prima, che vanno bene per ogni stanza. Ora andiamo a vedere consigli più specifici per ogni stanza. Il living. Cerca il punto focale. Nel living il punto focale potrebbe essere la parete televisione, oppure se ce l'hai un camino o per i più fortunati una bella vetrata con vista mozzafiato. Trovato questo, posiziona l'arredo in modo che sia rivolta a questo punto focale per enfatizzarlo ancora di più. Crea una zona conversazione. Come detto prima, magari usi il living soprattutto per guardare la televisione, ma è facile comunque che capiti di avere ospiti in casa. Quindi un solo divano grande e lineare non è il massimo per favorire la conversazione. Meglio un divano angolare se c'è lo spazio, oppure un divano più piccolo e magari un paio di sedute. Questo ti permetterà di mantenere la funzione principale di guardare la televisione, senza però rinunciare ad una piacevole chiacchierata con gli amici o i parenti. Ricordati anche di avere vicino alle sedute qualche piano di appoggio, come un coffee table. Questo permetterà a te e ai tuoi ospiti di poter appoggiare eventuali bicchieri, piatti, telefonini e via di seguito. Nota bene, non è obbligatorio che mobili e divani siano per forza contro le pareti. In camera da letto. Usa il letto per attirare lo sguardo. In alcune stanze non hai molta scelta e devi per forza posizionare il letto in un certo modo, ma dove puoi invece
pensa a come vuoi usare il resto dello spazio. In camere grandi potresti volere uno studiolo oppure una piccola zona relax. In base a quello allora decidi dove mettere il letto. Ricorda che come per il living non è obbligatorio che il letto sia contro il muro, potresti metterlo anche in maniera trasversale. Infine in sala da pranzo, l'abbiamo già visto, scegli il giusto tavolo. Come detto prima, lo abbiamo visto nel dettaglio qualche settimana fa. Capite la grandezza dello spazio che possiamo dedicare alla sala da pranzo, si potrà scegliere il giusto tavolo, come forma e grandezza. Sarà importante avere un tappeto proporzionato, soprattutto se la zona da pranzo fa parte del living, per dividere otticamente gli spazi. Al tavolo poi seguiranno le altre scelte come l'illuminazione, le sedie ed eventuali credenze. Pur essendo chiara la funzione della sala da pranzo, sarà importante per la scelta ed il posizionamento dei mobili capire quanto e come usi questa stanza. Se ami ricevere spesso tanti ospiti, allora ovviamente sarà più funzionale avere un tavolo grande, sempre proporzionato allo spazio, mi raccomando, e magari sacrificare invece mobili per riporre. Al contrario, se hai un numero più intimo di ospiti, potrai optare per un tavolo più piccolo, magari allungabili, e avere così più spazio per altri mobili per riporre. Spero che questo video ti sia stato utile, ma se hai dei dubbi, come sempre, non esitare a scrivermelo nei commenti qua sotto. Se poi il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un bel like e se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao ciao!